Ciao a tutti e benvenuti al primo episodio del podcast Altro Mondo. In questo primo episodio parleremo dell'assurda teoria che collega i primi due film di Quentin Tarantino, Le Iene e Pulp Fiction. Come primo episodio di questo podcast avevo pensato a un altro argomento, ma visto la recente scomparsa dell'attore Michael Madsen, mi piaceva iniziare questo podcast trattando questo argomento. Se avete visto Le Iene e Pulp Fiction tante volte quante li ho visti io, non potete non prendere in considerazione l'idea che i due film siano in qualche modo collegati. Sei davvero un bambino prodigio? Si può addirittura arrivare a pensare che uno sia il prequel dell'altro. Cosa? Teoria assurda, fantascientifica, però senza dubbio molto affascinante. Partiamo dal presupposto che i due film fanno parte dello stesso universo cinematografico e questo è stato confermato dallo stesso Tarantino. Infatti, Vic Vegas, Mr. Blonde in Le Iene, è il fratello di Vincent Vega che troviamo in Pulp Fiction e il regista aveva pensato anche a uno spin-off che raccontasse la storia dei due fratelli, The Vega Brothers. L'idea però poi non si è concretizzata. Ma quindi, quale dei due film è il prequel dell'altro? Garçon, caffè! Garçon vuol dire ragazzo. Nei due film ci sono ben 4 attori che interpretano personaggi simili o contrapposti. Ed è questo piccolo particolare che col passare del tempo mi ha fatto pensare che questo non fosse un semplice caso. Anche perché stiamo parlando di Tarantino. Gli attori presenti nei 4 film sono Tim Roth, che interpreta Mr. Orange e Ringo, Harvey Keitel, che interpreta Mr. White e Mr. Wolf, Quentin Tarantino, che interpreta Mr. Brown e Jimmy, e Steve Buscemi, che interpreta Mr. Pink e Buddy Holly in Pulp Fiction. Sì, se non l'avete notato, è il cameriere che va a prendere l'ordinazione a Mia e Vincent al Jack Rabbit Slips. Ora, visto che in Le Iene muoiono 3 di questi 4 personaggi, possiamo benissimo dire che è Pulp Fiction ad essere il prequel delle Iene. Infatti l'unico di questi 4 personaggi a sopravvivere è Mr. Pink, che riesce a fuggire con i diamanti. Mr. Orange muore per mano di Mr. White. Mr. White a sua volta muore per vari colpi sparati dai poliziotti e invece Mr. Brown muore per un colpo alla testa durante la fuga dopo la rapina. Analizziamo quindi 4 personaggi e cerchiamo di capire come si evolvono nei due film. Partiamo da Mr. Orange e Ringo. Mr. Orange, in Pulp Fiction, è un criminale di poco conto. Vive di piccole rapine in negozi di liquori insieme a sua moglie Yolanda. Ringo è però cosciente del fatto che questa sua vita criminale non possa andare avanti all'infinito, anzi è consapevole che il rischio che si assumono in ogni rapina non vale i soldi che poi riescono a guadagnare. No, è troppo rischioso. Chiuso con queste stronzate. Durante l'ultima rapina incontra Jules, che in quello che gli alcolisti chiamano momento di lucidità risparmia Ringo e lo fa andare via con i soldi della rapina, facendo anche arrabbiare molto Vincent per questa scelta. Possiamo presupporre che dopo questo evento Ringo voglia cambiare vita e quindi inizia a fare il poliziotto infiltrato con il suo passato. È un lavoro che può fare molto facilmente, che poi troveremo in Le Iene come Mr. Orange. Passiamo ora a Steve Buscemi, che interpreta sia Mr. Pink che Buddy Holly. Proprio in Pulp Fiction, durante la cena fra Mia e Vincent, proprio quest'ultimo si lamenta con Mia sul cameriere Buddy, definendolo non molto bravo. Se prendiamo in considerazione questo aspetto, e in più la misera paga che prendono i camerieri, potrebbero portare Buddy a voler intraprendere una vita criminale.
anche perché, conoscendo Joe Cabot da bambino, in qualche modo riuscirà a entrare nella rapina delle Iene, come Mr. Pink. Quentin Tarantino nei due film si è ritagliato delle piccole parti. Nelle Iene interpreta Mr. Brown, mentre in Pulp Fiction Jimmy. Secondo questa ricostruzione, Jimmy segue un po' il percorso di Mr. Pink, ovvero in Pulp Fiction, dopo aver visto l'estrema generosità di Marcellus Wallace per mano di Mr. Wolf, può essersi fatto ingolosire e quindi in un secondo momento potrebbe aver chiesto al suo amico Jules di rendergli il favore e introdurlo a quella vita criminale. Da lì alla rapina dei diamanti delle Iene il passo è breve. Harvey Keitel interpreta invece due personaggi praticamente identici, ovvero Mr. White e Mr. Wolf, entrambi criminali. La sua storia potrebbe essere andata più o meno così. Il capo di Wolf, che appunto è Marcellus Wallace, potrebbe essere stato arrestato per sfiga. Quindi Mr. Wolf si trova senza lavoro. Quindi, dopo aver fatto alcuni lavori con Alabama, quest'ultimo è un personaggio di True Romance, che in Italia è stato tradotto con il titolo Una vita al massimo, scritto dallo stesso Tarantino. Quindi, appunto, dopo aver fatto questi vari lavori con Alabama, Mr. Wolf riceve un telegramma da Joe Cabot che lo invita a partecipare a una rapina con lo pseudonimo di Mr. White. Questo ragionamento risuona abbastanza bene. Però sono proprio i personaggi, Mr. Wolf e Mr. White, che mi fanno sorgere seri dubbi. Secondo me i due personaggi non sono simili, sono esattamente la stessa persona. Se ci pensate bene, entrambi hanno un carattere e un comportamento molto simile. Entrambi fumano, entrambi hanno un anello al mignolo della mano destra. Danno direttive, non solo in Pulp Fiction, anche Mr. White, mentre si trova in magazzino, dà degli ordini ai suoi colleghi. Sciacquati la faccia. Sta tranquillo. Lavati la faccia. E entrambi pretendono rispetto, non sono semplici rapinatori. Anche Mr. White non si considera un semplice rapinatore, ma un criminale un po' più di alto livello. In Pulp Fiction si vede molto bene, nelle Iene ancora acerbo come criminale di alto livello. Tra l'altro Mr. Wolf è una figura molto importante in Pulp Fiction, è un personaggio che risolve problemi ed è rispettato da tutti per questo. Quindi il pensare che rimanga senza lavoro dopo l'eventuale arresto di Marcellus e per questo si ritrova a fare una rapina nelle Iene mi sembra un po' assurdo. Sarebbe più intelligente e sensato credere che il nostro Mr. White barra Mr. Wolf abbia prima fatto dei lavori con Alabama, nel suo passato abbia già lavorato con un certo Marcellus Spivey, che potrebbe benissimo essere il più famoso Marcellus Wallace, che abbia fatto il lavoro con Joe Cabot e poi piano piano sia diventato Mr. Wolf. Si è fatto crescere Buffy e tutti quanti lo rispettano. Tra l'altro, nel momento in cui Eddie Bello arriva in magazzino e dice di spostare le macchine perché davano troppo nell'occhio, non fa cenno a una macchina piena di sangue molto vistosa, che è la macchina appunto guidata da Mr. White, dove Mr. Orange ha perso veramente tanto sangue. Questa cosa qui cosa vi ricorda? Lo stesso identico problema che ha dovuto risolvere in Pulp Fiction. Tra l'altro, sempre nel magazzino delle Iene, a un certo punto Mr. Blonde dice questa frase: Continuerai ad abbaiare a lungo, cagnolino, o comincerai a mordere? Come hai detto? Chiedo scusa, non ho afferrato. Vuoi ripetere? Continuerai ad abbaiare a lungo, cagnolino, o comincerai a mordere? Ora, può essere semplicemente una frase che rimanda al titolo originale del film, Reservoir Dogs, ma potrebbe essere un velato
accenno al fatto che Mr. Blonde sappia l'identità di Mr. White, ovvero che lui sia già Mr. Wolf. Infatti Mr. White è infastidito da questa frase, però potrebbe essere anche semplicemente un richiamo al titolo del film. Anche all'inizio del film Le Iene, a un certo punto Mr. Blonde dice a Joe: vuoi che gli spari? E Mr. White gli risponde: Se mi spari solo in sogno è meglio che ti svegli e mi chiedi scusa. questa frase qui a me ricorda molto il personaggio di Mr. Wolf. Il punto ora è: se sono veramente andate così le cose, c'è un piccolo problema, perché in Le Iene Mr. White muore. Come muore Mr. Brown e come muore Mr. Orange. Ma siamo proprio sicuri che le cose siano andate così? Se vi dicessi che è il film Le Iene a essere il prequel di Pulp Fiction? Cosa? Di cosa un'altra volta? Analizziamo meglio i personaggi morti e cerchiamo di capire meglio. Partiamo appunto proprio da Mr. White. Nel film si vede che viene ucciso dai poliziotti, ma siamo realmente sicuri che le cose siano andate così? Pensiamoci un attimino. Nella scena finale, durante la sparatoria, si sentono molti spari, ma nel momento in cui Mr. White viene colpito, l'inquadratura cambia. Noi non lo vediamo. Se andiamo a guardare la scena al rallentatore, Mr. White non cade all'indietro come sarebbe dovuto essere se fosse stato sparato dai poliziotti, ma se guardiamo bene sembra quasi strattonato da qualcuno e portato via, invece di cadere all'indietro. Stesso discorso vale anche per Mr. Orange. Si vede Mr. White che gli punta la pistola, ma quando si sente lo sparo non viene inquadrato Mr. Orange, quindi non si vede che Mr. Orange è stato colpito. Quindi sia Mr. Orange e Mr. White noi non li vediamo a terra morti. Sicuramente ci sono stati degli spari, ma non abbiamo la certezza che tutte e due siano morti. Quindi possiamo ipotizzare che le cose siano andate leggermente diverse. E le ipotesi sono due. La prima è che Mr. White abbia esitato un po' troppo a sparare a Mr. Orange e i poliziotti in qualche modo l'abbiano disarmato, sparando magari senza volerlo colpire mortalmente, anche perché entrando in magazzino si vede Mr. Blue, Eddie Bello e Joe Cabot a terra morti, quindi qualcuno doveva andare in galera, ammazzando anche Mr. White. Con Mr. Pink che era riuscito a scappare non sarebbe rimasto effettivamente nessuno, sono tutti morti. E quindi può essere che i poliziotti abbiano preferito in quel momento sparare magari alla mano per disarmarlo senza ferirlo mortalmente. La seconda ipotesi invece è che quando i poliziotti irrompono nel magazzino, fra questi ci sia uno o più poliziotti corrotti, pagato dallo stesso White, da Joe o magari da Marcellus, chi lo sa, che abbia aiutato Mr. White appunto a fuggire, sparando magari ai suoi colleghi.